Bentornate care amiche nel mio canale. Oggi ho pensato di proporvi un'altra stola. Ho visto che quella color oro vi è piaciuta, ho pensato di realizzare un'altra stola con questo bellissimo filato che vi è piaciuto sul mio profilo e sul mio gruppo, vi è piaciuto molto. È quello grigio argento con le sfumature delicatissime color lavanda. È lo stesso filato della stola oro, però appunto questo in versione argento. È il Night Star della Ice Yarn. A fine tutorial vi metterò le indicazioni che portano al filato e anche la quantità che ho usato. È un filato molto d'effetto, un misto lana, acrilico e metalli in lurex. Io lo lavorerò con un uncinetto del 5 perché nonostante abbia una buona metratura, sono 200 metri ogni 50 grammi, è un filato lavorazione chain, cioè lavorazione catenella, e quindi non è sottilissimo. Poi mi servirà una forbice solamente per tagliare le codine e i fili, e un metro da sarta per regolarci con la lunghezza della nostra stola. Questa stola vedete è un delicatissimo motivo centrale, facilissimo, formato da 2 giri. I giri sono questi, 1 e 2, però alternandosi io vi farò vedere 4 giri per farvi vedere l'inizio, perché cambia l'inizio, tra ogni 2 giri cambia l'inizio del giro e anche la fine. Sarà fatto un pannello di una lunghezza di 180 metri. Adesso vediamo anche cos'è larga, che non l'ho ancora misurata. È 50 la parte centrale, che è fatta semplicemente con questo motivo, quindi è 50 per 180 centimetri la parte centrale. Alla fine di questo pannello semplicissimo andremo ad applicare un bordo molto d'effetto. Adesso io vi farò vedere appunto i 4 giri, questi vi farò vedere a partire, ecco, anche col numero giusto di catenelle. Vi farò vedere i 4 giri e poi voi dovete proseguire, alternare questi 4 giri fino ad arrivare alla lunghezza di 180 centimetri. Io adesso userò un altro filato per farvi vedere l'inizio, perché comunque è un filato che poi per disfarlo c'è un po' di difficoltà, quindi io l'ho già fatta la parte centrale, vi farò vedere appunto l'inizio e i 4 giri con un altro filato. Innanzitutto vi dico che questo motivo è un multiplo di 12, in caso avete del filato più sottile o più grosso dovete o aggiungere o diminuire di 12 e poi vi allungherete fino a 1,80 m. È importante raggiungere la larghezza di 50 cm. Adesso io faccio per l'inizio, ve lo faccio vedere con un altro filato, però la stola fatta con questo qua originale, io ho fatto una catenella di 84 maglie, quindi ho fatto il mio nodo d'inizio, vado a fare le mie 84 maglie. Fatto la catenella di 84 maglie, ora iniziamo con il primo giro, che sarà solo il primo fatto in questo modo, poi gli altri si replicheranno, ma questo giro è il giro d'inizio. Allora ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, andiamo a fare una maglia alta nella quarta catenella, quindi 1 2 3 nella quarta, andiamo a fare una maglia alta, carico il filo, un'altra maglia alta nella catenella successiva, e sono 3 perché la prima era sostituita dalle catenelle.
3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, salto 3 maglie di base, 2 e 3, nella quarta vado a fare una maglia alta, e questo è un motivo semplicissimo, 3 catenelle, 2, 3, carico il filo, salto 3 maglie di base, nella quarta maglia alta, 1, 2, 3, nella quarta maglia alta. Ora facciamo 5 maglie alte in ogni catenella seguente. Questa è la prima, una in ogni catenella, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, carico il filo, salto 3 maglie di base, nella quarta andiamo a fare una maglia alta e altre 4 maglie alte che fa 5 come qui, una su ogni catenella di base, quindi 2, 3, 4 e 5. Ora riprendete da qua e fate questa sequenza da qui a qui fino alla fine del giro, poi vi faccio vedere a terminare il giro. Sono alla fine del giro, carico il filo, ho fatto le 3 catenelle, salto 3 catenelle di base, 1, 2, 3, mi rimangono 3 catenelle in cui farò una maglia alta su ogni di queste 3 catenelle, 1, 2 e 3 e 3. Questo è il primo giro. Ora giriamo il nostro lavoro perché si lavora in giri di andata e ritorno e facciamo il secondo giro insieme. Allora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, carico il filo, andremo a fare 4 maglie alte nella terza catenella lateralmente alla maglia alta, nello stesso punto andremo a fare 4 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, una catenella di separazione e altre 4 maglie alte nella catenella subito dopo la maglia alta sottostante, nella prima. Quindi la maglia alta rimarrà in mezzo a queste maglie alte, una, dopo vi faccio vedere, 2, sempre nello stesso punto di base, 3 e 4. Vedete che parte l'altra della maglia alta sottostante. Cinque catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5. Da qui andiamo a lavorare direttamente sull'altra, vicino all'altra maglia alta sottostante.
e facciamo lo stesso motivo. Quindi carichiamo il filo e nella catenella, nella terza catenella, quella vicino alla maglia alta sottostante, andiamo a fare le 4 maglie alte nello stesso punto di base. 1, 2, 3, 4, una catenella di separazione, una, le altre 4 le andiamo a fare nella prima catenella dopo la maglia alta sottostante. Una, 2, 3, 4. Ora ripetiamo da qui 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare ancora lo stesso motivo qua. E con questa lavorazione arriviamo alla fine del giro. Vi faccio vedere poi alla fine del giro come chiudere. Sono alla fine del secondo giro, faccio 2 catenelle di separazione e carico il filo, faccio una maglia alta nella terza, nell'ultima maglia alta che era sostituita dalle 3 catenelle. Volto il lavoro. Terzo giro. Mi alzo con 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carico il filo. Ora vado a lavorare 5 maglie alte nella catenella di separazione sottostante tra le 4 e le altre 4 maglie alte. Quindi vado a lavorare le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Carico il filo. Nel giro sottostante troviamo 5 catenelle. Andiamo a lavorare una maglia alta nella catenella centrale, quindi la terza, andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle di separazione, ancora 5 maglie alte nella catenella sottostante, quindi una, è molto semplice questa lavorazione, 2, 3, 4, 5. Allora, praticamente noi stiamo ripetendo il primo giro, vedete, però è sbagliato perché questa sequenza ora la troviamo zigzag, la troviamo di qua. Perché vi ho detto che il primo giro era diverso da tutti gli altri e veniva fatto uno solo perché appunto era il giro di partenza, però queste 5 maglie alte sarebbero le 5 maglie alte di questo motivo, però vedete che sono a zigzag, quindi l'altro verrà qui e sempre così lavorando a zigzag. Quindi il motivo è questo, è formato da 2 giri, però ve ne farò vedere altri 2 perché appunto una volta si inizia con questo motivo e una volta si inizia con un mezzo motivo. Quindi adesso mi ripetete questo motivo fino alla fine del giro, questo terzo giro, e poi ci troviamo alla fine che vi faccio vedere come chiudere. Siamo alla fine del terzo giro, chiudiamo con 3 catenelle, 2, 3 e una maglia alta nella terza, 1, 2, 3 nella terza catenella del giro precedente. Giriamo il lavoro, vedete come viene carino.
Giriamo il lavoro e facciamo il quarto giro. Ora vi faccio vedere ad iniziare col mezzo motivo. Dunque, dov'è qui? Allora, mezzo motivo, vediamo. Allora, ci alziamo con 3 catenelle, sostituiscono una maglia alta. Nella catenella successiva andiamo a fare 4 maglie alte, che sarebbero queste 4 maglie alte di questo giro, e quindi un mezzo motivo. Quindi carico il filo, nella catenella successiva vado a fare 4 maglie alte nello stesso punto di base. 1, 2, 3 e 4. Ora facciamo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e andiamo a lavorare come abbiamo fatto nel secondo giro su questa, vicino a questa maglia alta. Quindi facciamo le 4 maglie alte nella terza catenella, quella vicino alla maglia alta sottostante. Andiamo a fare 4 maglie alte nello stesso punto di base. 1, 2, 3, 4, una catenella di separazione, e le altre 4 maglie alte andiamo a farle nella prima catenella successiva alla maglia alta sottostante, qua nello stesso punto di base 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Quindi siamo partiti con un mezzo motivo. Ora ancora le 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5, e andiamo a lavorare lo stesso motivo vicino alla maglia alta sottostante. Facciamo così tutto il giro e poi ci troviamo alla fine per chiudere. Siamo alla fine del giro, faccio le ultime 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, carico il filo. Ora conto 1 e 2 catenelle, nella terza vado a fare nello stesso punto di base 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, carico il filo, un'altra maglia alta la vado a fare nella catenella successiva. Ecco qua, abbiamo ripetuto il mezzo motivo dell'inizio giro. Ora facciamo il quinto motivo, il quinto giro, scusate, che sarebbe il secondo giro iniziando con il mezzo motivo. Allora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo nello stesso punto di base, vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, e questo è il mezzo motivo che equivale a queste di 5. Ora faccio 3 catenelle di separazione, 2, 3, e ritorno a fare la mia maglia alta, carico il filo nella terza catenella delle 5 sottostanti. 3 catenelle di separazione, carico il filo, 5 maglie alte nella catenella di separazione sottostante. 1, 2
4 e 5. 3 catenelle di separazione. Carico il filo, una maglia alta nella terza catenella delle 5 catenelle sottostanti, quella centrale. 3 catenelle, 5 maglie alte nella catenella di separazione sottostante. 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco, finite il giro in questo modo e poi vi faccio vedere a chiudere in fondo alla fine. Siamo alla fine del quinto giro. Ho fatto la maglia alta sulla terza catenella sottostante. Ora faccio 3 catenelle, carico il filo, nell'ultima maglia alta sottostante vado a fare 3 maglie alte, chiudo con il mezzo motivo. Quindi 1, 2 e 3. Ecco qua, guardate che carino. Vedete la lavorazione. Allora, per proseguire la lavorazione per arrivare al 1,80 m di lunghezza della stola, non dovete calcolare il primo giro che era la base per partire per la suddivisione dei motivi. Quindi togliamo questo giro, mi dovete ripetere questi 4 giri in sequenza. 4 giri, poi ripartite da qua, 4 giri, perché appunto faremo 2 giri che iniziano con le catenelle, vedete questi 2 fuori, e 2 giri che iniziano con il mezzo motivo. Adesso io proseguirò, è molto carina, molto delicata, proseguirò perché sono arrivata a 1,40 m io con la lavorazione, proseguirò anche la mia fino a 1,80 m, poi vi dirò quanti giri ho fatto, però nel caso che voi usiate un filato simile al mio, vi dirò quanti giri ho fatto in totale dal primo fino all'ultimo, e se voi usate un altro filato insomma tenete la lunghezza di 1,80 m. Comunque ecco, cercate di finire la stola dove finite il motivo, non a metà. Va bene, ci vediamo più tardi. Allora, io ho finito la parte centrale della stola. Per raggiungere il 1,80 m di larghezza o di lunghezza, come volete voi, allora le misure sono 50 cm per 180. Per raggiungere i 180 cm io usando questo filato che è il Nice Star, ho eseguito 93 giri di andata e ritorno. Ora andiamo a fare un giro di maglie alte tutto intorno alla stola, su cui andremo a suddividere il nostro punto traforato, il nostro bordo traforato. Quindi adesso vi faccio vedere come distribuire le maglie alte tutti intorno alla stola. Ora sono alla fine dell'ultimo giro, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, nello stesso punto di base vado a fare altre 2 maglie alte, quindi 3 in totale con la catenella, quindi 2 e 3 maglie alte, e questo è l'angolino. Ora iniziamo a lavorare sul lato più lungo. Quindi su ogni giro, che comunque corrisponde a una maglia alta messa lateralmente, noi andremo a fare
carico il filo, entro 2 volte nella maglia alta, 1, faccio 2 maglie alte e 2, una volta c'è un forellino qua tra un giro e l'altro, vedete? Lo vedete, no? Quindi entrerò anche lì a fare una maglia alta. Ora siamo nell'altro giro, questa è la maglia alta laterale, vedete? Farò 2 maglie alte dentro a questa maglia laterale, una e 2, una maglia alta nel forellino, quindi è il punto di unione tra un giro e l'altro, qui dove c'è l'arco facciamo altre 2 maglie alte dentro l'arco, 1 e 2, anche qui una maglia alta nel forellino di giunzione dei 2 giri, dei vari giri, vedete che viene bene. Poi l'altro arco, altre 2 maglie alte dentro l'arco, quindi 1 e 2, una maglia alta nel punto di giuntura dei 2 giri e ripartiamo sulle maglie alte laterali e facciamo 2 maglie alte dentro alla maglia alta laterale, una maglia in questo forellino, una maglia alta, 2 maglie alte nella seguente maglia laterale, cioè tra una maglia e l'altra, vedete? In mezzo, ecco, una maglia alta nel punto di giuntura, quindi andranno fatte 2 maglie alte ogni giro, che sia l'arco o che sia la maglia alta laterale, più una maglia alta tra un giro e l'altro nel punto di unione. E direi, adesso io sto provando, direi che così viene bene, non è né troppo ricciata e neanche tirata, quindi si va avanti. Adesso dunque andiamo a fare il punto nel punto di giuntura, ecco qua, 2 maglie alte nell'arco, state un po' morbide, non tirate il filo, così prende bene la forma, una maglia alta nel punto di giuntura dei 2 giri, 2 maglie alte dentro l'arco, una maglia alta nel punto di giuntura dei 2 giri e avanti così, arriviamo fino all'altro angolo. Poi vi faccio vedere come distribuire sulla punta dell'angolo le maglie alte. Se riesco volevo farvi vedere un po' la luminosità di questo filato, sperando che si veda anche il riflesso lavanda, veramente bello. E vi volevo far vedere anche come viene, ho fatto un pezzettino, come viene il primo giro di finitura. Ok, adesso proseguiamo. Sono alla fine di uno dei 2 lati più lunghi della stola, ho l'ultima maglia laterale da fare, quindi entro 2 volte nella maglia e faccio 2 maglie alte. Adesso sull'angolo andiamo a fare nello stesso punto di base 3 maglie alte, perché qua c'è il nodino d'inizio, ecco, 3
le maglie alte, facciamo un aumento per girare, quindi 1, 2 e 3, e riprendiamo. Adesso noi ci troviamo con le maglie diritte, non laterali, quindi entriamo in ogni catenella, in ogni maglia, e facciamo una maglia alta. Quindi una va fatta qui, vedete, si vedono, no? Anche se c'è la maglia alta, vedete la catenella. Ecco, qua ci sono le catenelle di separazione, quindi una maglia alta dentro ogni catenella di separazione. Vedete come viene l'angolo? Una maglia alta sulla maglia alta, e una maglia alta dentro ogni catenella di separazione. Adesso andiamo fino all'altro angolo, poi vi faccio vedere che fare l'altro angolo. Faccio vedere come risulta la lavorazione con il primo giro di bordo. Vedete, è lineare, non fa né le onde e nemmeno tira. Allora, sono alla fine del bordo più corto della stola. Faccio le ultime maglie alte, qui ce n'è una, ecco qui, e qui ce n'è un'altra. C'è un peletto, ecco, questa è l'ultima. Ora in quella dell'angolo, che è questa, l'ultima, andiamo a fare altre due, quindi facciamo 3 nell'ultima maglia, nell'ultima catenella che troviamo. Dobbiamo fare l'angolo, quindi aumentiamo per girare. Ora riprendiamo la lavorazione del lato più lungo, ci troviamo ancora le maglie trasversali laterali, quindi carico, entro nella maglia e faccio 2 maglie alte, entro tra una maglia alta e l'altra e faccio 2 maglie alte, una nel forellino, 2 maglie alte nell'arco seguente, dentro, una maglia alta nella giuntura dei 2 giri. Adesso do un'occhiata, vedo se mi gira bene l'angolo. Io direi di sì, quindi proseguite sul lato lungo della stola come vi ho fatto vedere prima all'inizio, poi mi farete il lato corto che è questo e chiuderete. Poi abbiamo iniziato qua, quindi quando avrete fatto queste due ultime maglie alte su queste due ultime catenelle mi chiudete una mezza maglia bassa nella terza catenella qua e poi proseguiremo con inizieremo a distribuire il bordo traforato. Dovremmo insomma adattare un po' il bordo in modo che sui 4 lati, questa posizione qui, risulti una punta di questo bordo. Comunque prima di registrare vedo io come viene la distribuzione, poi vado avanti con il tutorial. Allora, io ho finito il giro di maglie alte tutto intorno alla stola. Sono arrivata
all'ultima maglia alta, mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, mi chiudo con una mezza maglia bassa. Ora andremo a fare un bordo su questa stola in cui devono essere distribuiti i motivi in modo che sugli angoli, su tutti i 4 angoli, risulti una punta, un motivo, l'inizio di un motivo. Per fare questo servirà fare degli aumenti. Serviranno 7 aumenti nella parte più lunga della stola e 4 aumenti nella parte più corta della stola. Quindi io questi aumenti li andrò a fare facendo un giro di maglie basse, quindi mi alzo con una catenella che sostituisce la mia prima maglia bassa e comincio a fare delle maglie basse, una su ogni maglia alta del giro sottostante. Negli angoli, io adesso sto facendo gli angoli, non farò nessun aumento. Quando arrivo sugli angoli non farò nessun aumento. Li andrò a fare qua e là, li suddividerò sui lati, così un pochettino a occhio, qui però mantenendo i 7 aumenti sulla parte lunga della stola e i 4 aumenti sulla parte corta della stola. Quindi io adesso continuo con le mie maglie basse e fra un po' mi farò l'aumento. Adesso vado avanti un po', vi faccio vedere tutte maglie basse. E questi aumenti li andrò, questi 7 aumenti sulla parte, adesso io sto facendo la parte lunga della stola, li andrò a distribuire uniformemente qua e là. Adesso per esempio vi faccio vedere a fare un aumento. Allora entro, faccio la prima maglia bassa nella maglia alta sottostante, poi rientro nello stesso punto di base, faccio un'altra maglia bassa. Ecco, l'aumento è tutto qua. Poi proseguo maglia bassa su maglia alta, maglia bassa su maglia alta e fra un po', non so, fra una quindicina di centimetri ne faccio un altro aumento. Quando arriverò al prossimo angolo vi farò vedere come fare. Continuate con i vostri aumenti e con la vostra maglia bassa. Sono arrivata al primo angolo, ho lavorato una dei 2 lati più lunghi della stola e ho fatto 7 aumenti. Sull'angolo che è formato da 3 maglie alte non va fatto l'aumento, quindi passerò le 3 maglie lavorando una maglia bassa su ogni maglia bassa e andrò 3 e andrò sull'angolo più corto. Qui andrò a fare 4 aumenti. Adesso io vado avanti un po' facendo maglia bassa su maglia alta, magari tenete un po' morbida la mano intanto che girate, comunque non fa difetto, e mi distribuite omogeneamente 4 aumenti come vi ho fatto vedere nella parte più lunga. Quindi proseguite fino alla fine del giro anche sugli altri 2 lati facendo appunto 4 aumenti sui lati corti e 7 aumenti sui lati lunghi. Non fate l'aumento sull'angolo, sulle 3 maglie di angolo. Ci ritroviamo alla fine del giro che cominciamo a distribuire i motivi traforati. Ho finito il giro di maglie basse facendo gli aumenti. Ora per chiudere il giro sono entrata nella prima catenella che sostituiva la prima maglia bassa del giro e mi chiudo con una mezza maglia bassa. Allora, ora andremo a fare degli archetti, dei piccoli archetti su cui distribuiremo
il nostro punto traforato, il nostro bordo. Qui siamo nell'angolo, vedete che ci sono le 3 maglie. Il primo archetto andrò a farlo sull'angolo, quindi mi alzo con una catenella che sostituisce la maglia bassa e 3 catenelle dell'archetto, quindi 4 catenelle totali. Salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza, vediamo bene di non sbagliare, 1 e 2 nella terza, 1, 2 e 3. Andiamo a fare una maglia bassa. Allora vedete che l'archetto, il primo, risulta proprio sull'angolo. Tre catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto 2 maglie, 1 e 2 sulla terza maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, salto 2 maglie di base sulla terza maglia bassa. Proseguiamo fino all'angolo. Nell'angolo dovreste arrivare in questa posizione, perché un archetto deve proprio risultare in testa all'angolo. Se per caso arrivate in questo punto qua o in qua, se siete dall'altra parte, e c'è una catenella in meno, una maglia di base in meno o una maglia di base in più, non fa nulla. Voi dovete agganciarvi proprio in modo che l'archetto, ci sia un archetto proprio sulla testa dell'angolo. Adesso io sto facendo il lato lungo, andrò all'altro angolo e vediamo come risulta. Allora, io sono arrivata alla fine del giro più lungo, sono arrivata giusta sulla punta con l'archetto e ogni motivo è formato da 6 archetti, quindi oltre che essere arrivata sulla punta, sull'angolo con la maglia bassa, sono arrivata anche con un multiplo di 6 archetti giusti, perfetti, contando dal primo che c'era qui sull'altra punta, che era il primo che abbiamo fatto. Questo io ho contato 2, 3, 4, 5, 6 archetti, poi ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché adesso qui sono arrivata con uno dei 6 archetti, inizio con un altro primo archetto sull'angolo dove inizierà il nostro motivo, quindi io faccio 3 catenelle, salto 2 maglie di base, sulla terza un'altra maglia bassa e qui comincio ancora 2, 3, salto 2 maglie di base, sulla terza 1, 2, 3, sulla terza maglia bassa, e anche qui conterò a 6 archetti fino a che arrivo, questa è la parte più corta, vedete, questo è il gruppo di 3 maglie nella stessa maglia di base, è l'angolo, arriverò circa qui. Adesso provo, vediamo se viene giusto anche nel lato corto. Ecco qua, anche sul lato più corto la distribuzione è stata fatta correttamente. Sono arrivata con il sesto archetto sulla prima maglia alta delle 3 dell'angolo. Anche qui mi è uscito un multiplo di 6 archetti perfetti e quindi qua andrò avanti
facendo un archetto sull'angolo e finirò il giro in questo modo e ci troviamo alla fine del giro. Siamo arrivati alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella prima catenella del primo arco. Ora proseguiamo con il prossimo giro. Entro nel primo arco, che è quello proprio dell'angolo, con una mezza, mi sposto con una mezza maglia bassa nell'angolo, poi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, 3 catenelle di superazione, quindi 6 in tutto, carico il filo, vado a fare un punto V nel mio primo arco sottostante, quello dell'angolo, e questo è il primo motivo che abbiamo collocato nell'angolo della stola. 4 catenelle di separazione, 3, 4, salto la prima maglia bassa e salto un primo arco, vado sulla seconda maglia bassa che trovo sottostante, faccio una maglia bassa. Vedete che abbiamo superato un arco senza lavorare, una maglia bassa e un arco. 4 catenelle di separazione, 3, 4, altra maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. Bene. 4 catenelle di separazione, 2, 3, 4, altra maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, 4 catenelle, 2, 3, 4, maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. Andiamo a fare 3 archi sugli archi che già c'erano dal giro precedente. Quando siamo arrivati a 3 archi dobbiamo fare il punto V, quindi 4 catenelle di separazione, carico il filo, passo un arco senza lavorarlo e vado a fare il punto V nel seguente, qui. Quindi una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso arco sottostante. Ecco, vedete che qua non è lavorato e neanche qua. Adesso ricominciamo. 4 catenelle di separazione, passo un arco senza lavorarlo, faccio una maglia bassa, passo una maglia bassa e un arco senza lavorarlo e faccio una maglia bassa sulla maglia bassa. Quattro catenelle di separazione, 2, 3, 4, maglia bassa sulla maglia bassa sottostante seguente, 4 catenelle, 4, maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, 1, 2, 3, 4 catenelle, maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. Abbiamo fatto ancora 3 archi, 1, 2 e 3. Riprendiamo con la V, quindi 4 catenelle di separazione, carico il filo, salto un arco, vado nell'altro, nel seguente, quindi vado a fare il mio punto V formato da una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Questo è il giro che dovete fare su tutta la circonferenza della stola, su tutti i 4 i lati.
dovrebbe risultarvi il lavoro giusto, perché contando i miei punti è il risultato giusto. Vi troverete su tutti gli angoli, i 4 angoli della stola, vi ritroverete con una V proprio nell'archetto, quello che vi ho spiegato che deve passare proprio sulla testa dell'angolo. Quindi fate tutto questo giro e ci ritroviamo alla fine. Sono alla fine del giro. Faccio le ultime 4 catenelle, 3, 4, mi chiudo per una mezza maglia bassa nella terza catenella che aveva sostituito la prima maglia alta del primo punto V. Ora ci spostiamo dentro al punto V con una catenella e un'altra mezza maglia bassa. Nel punto V ora andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Carico il filo, entro nel punto V, faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 3, carico il filo, maglia alta, 1, 2, 3, carico il filo, entro nella V sottostante, maglia alta. Andiamo a fare 4 maglie alte, vabbè, qui nel caso dell'inizio del giro sostituita dalle 3 catenelle. Proseguendo, in ogni punto V vanno fatte 4 maglie alte divise da 3 catenelle di separazione. Questo è il nostro angolo, siamo partiti dall'angolo e proseguiamo con 4 catenelle, 2, 3, 4. Ora non andiamo più a fare la maglia bassa sulla maglia bassa, ma la andiamo a fare nell'arco. Quindi saltiamo il primo arco che ci troviamo, nel secondo andiamo a fare la maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 2, 3, 4, maglia bassa nell'arco seguente, 1, 2, 3, 4, maglia bassa nell'arco seguente. Ora da 3 che erano nel giro sottostante, gli archi diventano 2 tra un motivo del punto V e l'altro che è qui del punto V. Adesso facciamo le 4 catenelle di separazione, 3, 4, e andiamo a lavorare, vedete, saltiamo questo arco, andiamo a lavorare nel punto V questo lo stesso motivo. Quindi carico il filo, entro nel punto V, maglia alta, 3 catenelle di separazione, 2, 3, seconda maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, terza maglia alta, 3 catenelle di separazione, 2 e 3, quarta maglia alta nell'arco della V sottostante. Ecco qua. E ora riprendiamo 4 catenelle di separazione, 4, salto questo foro, vado nell'arco di 4 catenelle seguente, faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 e 4, entro nell'arco seguente e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, entro nell'arco seguente, maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle, ho già 2 archetti, 1 e 2, vado, salto questo arco, vado direttamente nel mio punto V e ripeto le 4 maglie alte divise da 3 catenelle, quindi 1, 2,
3 catenelle, 3, 3 catenelle e 4 maglie alte. Ecco, questa lavorazione la continuo, la proseguo per tutto il giro. Vedete come risulta, è molto carina come bordatura, non è finita. Ci ritroviamo poi qui all'inizio per chiudere il giro e proseguire. Ho chiuso il terzo giro con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta. Ora iniziamo il quarto giro del motivo traforato di bordura. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Ora nel primo arco che troviamo andiamo a lavorare 4 maglie alte. Quindi 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, una maglia alta la lavoriamo sulla maglia alta sottostante. Ancora 4 maglie alte dentro al prossimo arco. Quindi 1, 2, 3 e 4. Una maglia alta sulla maglia alta sottostante. Ancora nell'ultimo arco di questo fiore 4 maglie alte dentro all'arco. 2, 3 e 4 e una maglia alta sulla maglia alta sottostante. Quindi su ogni maglia alta sottostante una maglia alta e negli archi altre 4 maglie alte, 4 qui, 4 qui, 4 qui, per un totale di 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16 maglie per formare questo motivo. 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4. Ora andiamo ancora a diminuire degli archetti. Sotto nel giro precedente avevamo 2 archetti, ora ne faremo uno, quindi faccio una maglia bassa, questa la salto, questo foro lo salto, facciamo una maglia alta nell'archetto seguente, 4 catenelle, 4, maglia bassa nell'arco seguente, 4 catenelle, 2, 3, 4, qui abbiamo già l'archetto 1 che abbiamo diminuito da 2 a 1, saltiamo questo spazio, andiamo a lavorare ancora direttamente su questo fiore, su questo insieme di punti V. Quindi carico il filo, prima maglia alta la faccio sulla maglia alta sottostante, nell'archetto 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, una maglia alta sulla maglia alta, 4 maglie alte nell'archetto seguente, 2, 3, 4, una maglia alta sulla maglia alta, 4 maglie alte nell'archetto seguente, 2, 2, 3, 4,
l'ultima maglia alta sulla maglia alta sottostante. E ora ripartiamo con le 4 catenelle. Lavoriamo così tutto il giro, ci ritroviamo qui alla fine del giro e vi farò vedere a chiudere e a fare il prossimo. Siamo alla fine del quarto giro del bordo. Faccio le ultime 4 catenelle, 3 e 4, e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ora ci spostiamo con 3 mezze maglie basse nel centro delle 4 maglie alte che c'erano nell'arco sottostante e faccio un punto V, quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, altre 3 catenelle di separazione, carico il filo, entro nello stesso punto di base e faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 2, 3, carico il filo, vado a fare un altro punto V nell'altro gruppo sull'altro archetto in mezzo alle 4 maglie alte, quindi una maglia alta, 3 catenelle, un'altra maglia alta nello stesso punto di base, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Stesso lavoro sul terzo archetto, carico il filo, punto V in mezzo alle 4 maglie alte che abbiamo lavorato nell'archetto, quindi un punto V, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base. Quattro catenelle, 1, 2, 3, 4. Ora lavoriamo una maglia bassa nell'ultimo ed unico arco, questo che ne è rimasto uno, andiamo a lavorare una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, e ora andiamo a ripetere lo stesso motivo sull'altro cerchio, sull'altro mezzo fiore, chiamiamolo fiore. Allora, quindi carico il filo, vado nel centro delle 4 maglie alte del primo archetto sottostante, quindi faccio una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, carico il filo, secondo gruppetto in mezzo alle 4 maglie alte, faccio un mio punto V, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, stesso lavoro lo faccio sul terzo archetto, carico il filo in mezzo alle 4 maglie alte sottostanti, vado a fare il mio punto V, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base. Ecco qua. Ora riprendiamo con le 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, maglia bassa nell'ultimo arco che è rimasto, unico, centrale, 4 catenelle, 2, 3, 4, e riprendiamo il lavoro sull'altro arco. Eseguiamo questa lavorazione per tutto il giro, ci troviamo qui all'inizio del giro, quando abbiamo finito il giro, per chiudere. Scusate se sentite spesso le notifiche di Facebook, ma io registro con il telefono e purtroppo oggi ne arrivano. Scusate. Siamo alla fine del quinto giro del bordo della stola. Faccio le ultime 4 catenelle, 3, 4,
mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ora andiamo a fare il sesto ed ultimo giro del bordo, dopodiché la stola è completata. Allora, entriamo nel nostro arco con una mezza maglia bassa, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, seconda maglia alta perché la prima era sostituita dalle catenelle, carico il filo, terza maglia alta, carico il filo, quarta maglia alta, carico il filo, quinta maglia alta, 5 maglie alte. Ora facciamo un pipiolino, quindi 1, 2, 3 e 4 catenelle, entro sulla base, alla base della maglia, dell'ultima maglia alta, esco e faccio una mezza maglia bassa. Ora altre 5 maglie alte nello stesso arco, quindi 1, 2, 3, 4 e una 5. Maglia bassa nelle 3 catenelle di separazione. Ora ripeto sull'altro punto V la stessa cosa, quindi carico il filo, entro nel punto V e faccio 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5, pipiolino, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, entro nella base della, così, l'ultima maglia alta delle 5, esco e faccio una mezza maglia bassa e nello stesso arco altre 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Maglia bassa nelle catenelle di separazione tra un punto V e l'altro. Stessa cosa andiamo a fare nel terzo arco, nel terzo punto V, quindi carico il filo, 5 maglie alte dentro il punto V, quindi 1, 2, 5 maglie alte, un pipiolino, 4 catenelle, cioè, e lo chiudo sulla base della maglia alta, la quinta, con una mezza maglia bassa, e altre 5 maglie alte nello stesso arco, 2, 3, 4 e 5. Due catenelle di separazione, vado a fare una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante del giro precedente, 2 catenelle di separazione, riprendiamo il nostro motivo sui punti V, quindi carico il filo, entro nel punto V, 5 maglie alte nell'arco nel punto V, quindi 1, 2, 3, 4, 5, un pipiolino formato da 4 catenelle chiuse sulla
sulla quinta maglia alta con una mezza maglia bassa e altre 5 maglie alte nello stesso punto V. 2, 3, 4 e 5. Una maglia bassa nelle 3 catenelle di separazione e ricominciamo con le 5 maglie alte nell'altro punto V direttamente senza catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Pippiolino formato da 4 catenelle chiuse con una mezza maglia bassa nella quinta maglia alta, altre 5 maglie alte nello stesso punto V, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa nelle 3 catenelle di separazione senza fare catenelle. Passiamo direttamente al terzo punto V e facciamo la stessa cosa, quindi 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, un pippiolino di 4 catenelle chiuse con una mezza maglia bassa sulla quinta maglia alta delle 5 e altre 5 maglie alte nello stesso arco, nello stesso punto V. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle di separazione, maglia bassa sulla maglia bassa sottostante e così via, 2 catenelle di separazione e poi ricominciate ancora le punte. Vedete come viene la finitura. Ecco, fate questo motivo fino alla fine del giro. Quando sarete qui alla fine del giro, chiudete con una mezza maglia bassa e la stola è finita. Fermate bene tutti i fili, vedete i fili di vari gomitoli, ne nascondete, tagliate i fili e anche questo raffinato lavoro è finito. Mi è restato quasi un gomitolo e mezzo. Adesso voglio vedere se riesco a fare un'altra cosa, però non lo so, può darsi che debba mettere insieme due tipi di filati e fare magari la finitura con l'argento. Io spero che anche questo lavoro vi sia piaciuto. Se vi iscrivete riesco a crescere con il canale e proporvi sempre anche gratuitamente questi lavori. Cliccando sulla campanella vi arrivano le notifiche. Se vi piacciono i miei lavori, quando io pubblico un lavoro nuovo vi arriverà l'avviso. E vi abbraccio, un grande abbraccio e alla prossima. Ciao ragazze!